Buonasera a tutti, questa sera abbiamo con noi un ospite veramente di onore perché oltre ad essere una persona veramente deliziosa, una donna con tantissima esperienza, tantissime conoscenze, oltre ad essere il presidente del Kennel Club americano, quindi ha un ruolo molto importante per quanto riguarda gli Alaskan Malamute, alleva anche, il suo affisso è Illusion Alaskan Malamute. Quindi è un piacere avere con noi questa sera Pam Fusco. Insieme a lei questa sera ci ha fatto il grande piacere Ilenia Copetti di tradurci la serata in modo che avremo tutte le domande tradotte sia in italiano che in inglese. Quindi vi presento e salutiamo tutti insieme Pam Fusco. Hi Pam e Hi, Ilenia. thank Ciao, you. Ciao buonasera. Ilenia. Niente, noi questa sera affronteremo moltissimi argomenti. Pam è una persona veramente molto concisa e ha tantissime cose interessantissime da dire. Io inizierei così. Da dove è nata questa passione per la razza Alaskan Malamute e qual è stato il tuo percorso dall'inizio ad oggi? Okay, Pam, here's your first question. From where was your passion for Alaskan Malamute born, and which has been your growth path from your beginning to your today? Okay. So for those of you that don't know me, my name is Pam Fusco. I live in the United States in Michigan. I bought my first Malamute in 1995. Okay, per chi non mi conoscesse, il mio nome è Pam Fusco, abito, negli Stati Uniti e sorry, can you repeat, Pam? And? I got my first Malamute in 1995. I live in Michigan. Okay, abito in Michigan e praticamente ho avuto il mio primo Malamute nel 1995. So my background as a teenager was actually in showing golden retrievers. And at that time in golden retrievers, there was a split between working and showing types. Okay, il mio primo approccio al mondo dei cani fu con i golden retriever quando io ero ancora una teenager e quello che notavo all'epoca era che comunque la razza dei golden retriever era praticamente divisa in 2 sezioni quasi distinte completamente, di cui una era i cani da lavoro e l'altra erano i golden retriever da esposizione. So when my husband and I decided that we wanted an Alaskan Malamute, it was really important to me to find a breeder that was working their dogs actively as well as showing their dogs. Ed è proprio per questo motivo che notavo questa grande differenza di separazione nel golden retriever quando io e mio marito decidemmo di approcciarci alla razza Alaskan Malamute e per me fu molto importante trovare un allevatore che praticamente lavorava i suoi cani ma anche li esponeva. So that search led me to Nancy Russell. During my search was the year that she ran the dogs in the Iditarod, so that was 1994. She also at that time had the #1 Malamute in the United States, a dog named Quest. E questo mio principio di idea praticamente nella mia ricerca mi portò a conoscere Nancy Russell, infatti ed era il 1994. All'epoca Nancy Russell lavorava i suoi cani proprio come da lavoro, ma allo stesso tempo li esponeva e all'epoca aveva anche il cane che era nella top degli Stati Uniti e il nome di questo cane era Quest. So Grande nome. Once I decided that that was the breeder that I wanted to work with, she interviewed me and I had the opportunity to spend time at her home in Wisconsin and to meet all of the dogs that were on that Iditarod team. E per questo motivo, decisi che era lei l'allevatrice con cui io avrei voluto approcciarmi e iniziare a lavorare. Lei mi diede una grossa opportunità ed infatti trascorsi anche molto tempo a casa sua assieme ai suoi cani e conobbi tutti i cani che poi sarebbero stati, anche nei miei cani del futuro.
So the first puppy that I purchased from Nancy was a dog that was a bitch that was from two of those Iditarod dogs. And her name was Magic. I think we have a picture of Magic. E il primo cane che acquistai da Nancy fu una femmina e abbiamo anche una figura, una foto di questa femmina il cui nome era Magic. Adesso la prendo subito. Credo che sì. Aspettami. Ok. Maybe. There she Sì? is. So, Ecco Magic. yep. Nope, go back. There you go. So this was my first Malamute. Nope, other one. Go back. Other one. There you go. This was my first Malamute. Next one. This. Yes. Sì. Yes. So this was my first Malamute that I purchased. She's probably about 12 months old in this picture. As you can see, she has a lot of leg. She had a really short coat. She had a nice tail. She had a lot of bone, big feet, and she turned out to be a really big bitch. She could move, but being new in the show ring and new to breeding, I'm glad that she was my first dog. Allora, questa, come vi ho detto, è Magic, in assoluto il mio primo Malamute. In questa foto la ritrae all'età di circa 12 mesi. Come potete vedere, era una femmina comunque molto grande che aveva tanta zampa, una bella coda, una bella dorsale, un pelo piuttosto corto. E lei sì, che comunque sapeva muovere. What else about Magic, Pam? She could move well. She had big bone, big feet, but she was a big girl. This was a 90-pound bitch. Ok, e lei sapeva muovere, come vedete, anche poi quando finì di maturare divenne una femmina di grande taglia, aveva tanta ossatura, dei grandi piedi, tanta taglia, infatti in età adulta andò a pesare circa 90 libbre, che dovrebbero essere oltre i 40 kg, che per una femmina sono comunque tanti. Sì. So this was not what I wanted to move forward with, but it was a good introduction to the breed for me. She was a really sweet dog. So a good introduction to the breed. Allora, questa era un ottimo cane da cui partire, però comunque volevo partire anche con qualcos'altro, anche se questa era una cagnolina con un ottimo temperamento, un carattere dolcissimo. Okay, so once I showed her for a little while, I went back to Nancy to get my second bitch, the bitch that I became my foundation bitch. So that's the next picture, Maria. Infatti, dico questo di questa cagnolina qua perché quando le sposi per la prima volta, mi resi conto che dovrei andare nuovamente da Nancy, ok? E presi da lei una seconda femmina, che questa femmina che vedete nella foto divenne poi veramente la mia foundation bitch, per cui la mia primo malmo del mio allevamento. So this was my foundation bitch. Her name was Trix. She had, again, big bone, big feet. She loved to show, loved it. And I showed her up until she was 12 years old. E infatti questa fu veramente la mia prima femmina di allevamento, vedete anche lei che comunque ha una forte ossatura, grossi piedi, e quello che più la contraddistingueva, a differenza di Magic, era difatti la sua capacità, il suo volersi farsi vedere all'interno del ring, e da qui la mia facilità nell'esporla. Vincenzo has answered, what is the name of the dog, of the girl? Trix. Her name is Trix. Trix. Her name is Trix. Mm-hmm. So this is where my breeding program started and where my understanding started. So from there, I think the next thing we want to talk about is
is the judging thing, is that right? Ok, e da questa femmina che avete visto, Trix, è da qui che iniziò il mio allevamento e da qui anche che iniziarono i miei studi della razza. E qui vorrei fargli ancora una domanda, cioè quanto è importante avere un mentore, no? Cioè quando uno inizia ad allevare, rivolgersi alle persone giuste, comunque sia, partire comunque con una buona base di allevatori che veramente hanno fatto la storia della razza, no? Come Nancy. Okay, a question Pam. When you started to breed, to approach to Alaskan Malamute breed, how much was important to have the possibility to speak with a mentor as Nancy Russell was? Oh, it of the utmost, because that was before cell phones and before emails. So I spent a lot of time at her home. È stato fondamentale perché quella era l'epoca in cui non c'erano le email, non c'erano i telefonini, per cui c'era anche un'altra maniera di comunicare e difatti io trascorsi moltissimo tempo a casa sua coi suoi cani. Nel Wisconsin questo. So, and when I was at her home, it was not only going to dog shows with her, seeing puppies that she had on the ground, but always taking teams of dogs out to work. E infatti nei momenti in cui stavo a casa sua andavo in esposizione con lei, guardavo con lei, valutavo con lei i suoi cuccioli che aveva a casa e vedevo come lei lavorava il team di cani da lavoro. Okay. Sono esperienze veramente importantissime. Un'altra cosa che volevo chiedergli, se potrebbe parlarci della collaborazione e della scelta circa la sua linea di allevamento. Okay, another question that another question is if you could speak to us how is important the collaboration between breeders and also about your choices, about your own breeding line. Yeah. So obviously my breeding line is mostly storm cloud. The first breeder, of course, that I collaborated with, not knowing what I was doing, was Nancy. And the dog that's in this picture is the first dog that I bred to. His name was Sprite. He was a wheel dog on the Iditarod team. Ok, il primo allevatore con cui ho collaborato, allora le mie linee discendono fortemente dalle linee Storm Cloud, infatti la Nancy è il primo allevatore con cui io ho collaborato e questo che vedete nella foto è un cane che si chiama Sprite. Sì. Ok. And of course, that was the first collaboration, but other breeders that I've worked with, you know, when I look to breed with other breeders, when I'm looking for stud dogs, when people come to me for stud services, the number one thing is to be honest with them, with what I'm looking for and what my dog produces and where they are health-wise. Ok, infatti, come avevo detto, Nancy è il primo allevatore con cui ho collaborato, però nel corso del tempo mi interessai a collaborare anche con altre realtà allevatoriali. Infatti, gli allevatori io cercavo prevalentemente cani maschi per allevare, stud dogs, e anche gli altri allevatori venivano da me in cerca a chiedermi cani in monta. E in tutta questa collaborazione la cosa che secondo me era maggiormente importante doveva essere l'onestà tra allevatori, l'essere onesti tra i vari allevatori che collaboravano tra di loro. Beh, I think una cosa most, bellissima. I think a lot of the issues that we have to do with collaboration and not being honest with each other, and not being forthright, so not coming out with the information right away, in knowing what you want, what your dog has, trying to hide things.
E sostanzialmente, diciamo che, ritengo che il grosso dei problemi che abbiamo nelle collaborazioni tra allevatori derivano dal fatto che gli allevatori oggigiorno non sono onesti tra di loro e non dicono veramente tutte le informazioni che loro conoscono dietro ai cani che utilizzano o ai cani che comunque con cui collaborano. Sì. So my own choices have stayed within the storm cloud line generally, and only going out when I can't find what I want within that same line. La mia scelta per questi motivi è stata quella di rimanere fortemente dentro la linea Storm Cloud e uscire da questa linea solo nel momento in cui trovavo altri cani che veramente avevano, rappresentavano ciò che io cercavo. Okay. Yes. Sì. Un'altra cosa che volevo chiedergli, perché molte volte le persone o comunque i neofiti sono un po' perplessi, no? Quando si sceglie un modo di allevamento, no? C'è una maniera di allevare. Quindi la mia domanda è qual è l'opinione di Pam riguardo al line breeding, inbreeding e outcross? Okay, Pam, what is your opinion about line breeding, inbreeding, and outcross? Okay. So I think that they all have their place, and I think sometimes as breeders, our definitions of those things kind of get a little washed, a little not definite. Okay, ritengo che tutte queste 3, tipologie hanno comunque un loro posto nella maniera di allevare degli allevatori. Sì, So for me, a inbreeding means mother son, father daughter, uncle, niece, grandparents, thing that is an inbreeding to me. I have done that. Okay, prima anche ha detto che, questi trovano sempre posto nella maniera di allevare gli allevatori, ma, spesso le definizioni che gli allevatori danno a queste 3 parole, a queste 3 tipologie, variano da persona a persona. Per me, l'inbreeding vuol dire essere molto stretti, accoppiare ad esempio nonni con nipoti, genitori con figli, zio maschio con nipoti femmine, zia femmina con nipoti maschi. Questo per me è l'inbreeding. ok. In doing that breeding, I didn't get what I thought I would get, but I learned about the genetics that it was with my foundation bitch. I learned the genetics that she had so that I made better choices for her moving forward. Okay, io stessa ho fatto un inbreeding e lo feci proprio con questa mia prima femmina fondatrice e da questo momento imparai molte cose da lei e lo feci perché sapevo le generalità dietro a questo soggetto. Line breeding is what I do most of the time. So when I talk about going out and looking within my line for certain traits for a breeding, it is within that line. So there are relatives that are the same within 5 to 6 generations usually. Okay, mentre invece il line breeding è praticamente la tipologia di allevamento che utilizzo io personalmente la maggior parte delle volte, perché vado a ricercare, a tenere dentro la linea dei caratteri, che appunto voglio fissare. E ci sono dei parenti comuni anche fino a, 5, 6 generazioni. Sì. So that's what I do most of the time, and I do that so that I don't lose type, and because I know that gene pool really well. E il line breeding è quello che applico più spesso perché voglio mantenere certi caratteri, non voglio perdere il tipo e soprattutto perché conosco il pool genetico che c'è dietro ai cani che utilizzo. Che direi che è la Now cosa più sprayed isn't good. importante.
Sprite is a good example of that. I recently just bred to him. Of course, he's been dead for 20 years, but I did recently breed to him to bring him forward. So that was a very tight line breeding that I did. E Sprite è un ottimo esempio di questo che ho appena detto, infatti recentemente ho fatto un accoppiamento utilizzando dei vecchi cani che vanno a richiamare ciò che Sprite era per me, ciò che Sprite, il cane che Sprite era, richiamando appunto questi caratteri nell'accoppiamento che ho fatto recentemente in line breeding. Now I have done one outcross, and I think we have a picture of the bitch that I kept from that outcross. Ho allevato facendo anche un outcross, questa è una foto di un cane ottenuto tramite outcross appunto. So this is a bitch from Trix. It's a Trix daughter, bred to a dog that was not related to her at all. Ok, questa è una foto di una femmina figlia di Trix e il papà di questa canina qua non era per niente collegato alla mamma, per cui era in outcross totale. So in doing this breeding, there were certain things that I wanted to keep and certain things I was looking for. One of those things that I was looking for was a smaller ear. Nel fare questo accoppiamento c'erano diversi caratteri che volevo mantenere e diversi caratteri che comunque cercavo di migliorare o cercavo di cambiare. Tra questi, ad esempio, desideravo delle orecchie più piccole. Sì. But I wanted to keep the bone in the feet, and you can see that we did that. So for me, this was a successful outcross. Ma nonostante ciò volevo comunque mantenere la forte ossatura e la grandezza e forma dei piedi. Ed infatti in questa foto vedete che questi caratteri sono riuscita a mantenerli. Pertanto io ritengo che questo sia un outcross riuscito. Decisamente. When I went to do this outcross, it was from a breeder that I knew very well, that I trusted, and I knew that her dogs were healthy and had good temperaments. Quando decisi di fare questo accoppiamento in outcross, praticamente stavo collaborando con un allevatore che conoscevo veramente molto bene, di cui mi fidavo e soprattutto che sapevo, di cui sapevo dei cui cani alle sue spalle e sapevo che i cani erano tutti molto sani, i cani di questo allevatore. E avevano anche un buon temperamento. Benissimo, io sono d'accordo su tutto quello che ha detto perché comunque penso che sia fondamentale conoscere perfettamente il pedigrino dietro i nostri cani, quindi questo comunque è una cosa che molto spesso manca, no? Quindi studiarsi bene tutti gli avi dei cani è fondamentale. Un'altra cosa che volevo chiedere, no? Quando e perché ha deciso di diventare giudice? Okay, Pam. When and why did you decide to become a judge? So I am not an approved AKC judge. I have judged sweepstakes for Malamutes and hounds, couple hounds here in the United States. I chose to do that a few years ago. Just for me personally, I felt like I was ready then. Not quite as busy with puppies and breeding at that time. Just ready to move forward, and I wanted to be a breeder first and know that that I was secure there before moving to being a judge. Ok, vediamo se mi ricordo tutto. Attualmente non sono completamente un giudice approvato AKC, ma ho avuto modo di giudicare le sweepstakes per i Malamute a diverse speciality. Sono diventata giudice principalmente per me stessa. Fondamentalmente io sono prima di tutto un allevatore e praticamente l'essere giudice va a completare il mio percorso, la mia formazione per me e all'interno di questa razza. Sì. I think in judging dogs is different than looking at your own, because
when looking at your own dogs, you know how they're going to change over time. And when judging a dog, you are judging it against the standard on that particular day. Ok, io penso che giudicare i cani nel ring sia molto diverso che giudicare i propri cani, perché quando ognuno di noi giudica i nostri propri cani, li vediamo ogni giorno, li vediamo comunque cambiare nel tempo. A differenza di ciò, quando giudichiamo i cani nel ring, vediamo il cane, il soggetto, soltanto quel giorno, soltanto in quel momento, ma soprattutto dobbiamo vedere, valutare il cane soltanto di quel giorno. Vero. So sometimes as a judge, I may see something in the ring that I really like, and I know how that puppy is going to turn out. But on that day, it doesn't meet the standard as written quite as closely because it's immature as a more mature dog. Ok, poco fa che non ho tradotto, lei ha detto anche che comunque bisogna giudicare i cani in riferimento allo standard. Poi, alle volte mi è capitato di vedere, giudicando le sweepstakes, dei cani, dei cuccioloni molto molto belli, che dicevo wow che cane diventerà, però io dovevo mantenermi a giudicare non quello che io pensavo potesse diventare questo cane in futuro, ma a giudicare soltanto il cane che vedevo in quel giorno e la sua conformità di quel giorno allo standard di razza. C'è una domanda che vorrei passare subito per non perderla di Wimivers e ve la mostro. Aspetta. Oh, I don't know that we can insure it. I wish we could. In the United States, the AMCA has a breeder education committee that helps breeders understand the breed standard. But go ahead, Elena. Ok, noi non possiamo essere certi di questo, ma possiamo soltanto presupporre la situazione attuale negli Stati Uniti e il fatto che ci sono diversi corsi che aiutano comunque, che favoriscono che formano, che favoriscono una corretta formazione di lettura dello standard. Okay. The judges in the United States do not have an ongoing education or testing program. So unfortunately, once they are licensed, there's not much we can do. No, sorry, Pam, could you please repeat this concept? In the United States, there are no. Yeah. So in the United States, once a judge is approved, there is no ongoing education for them unless they choose it. So it's hard once they're already approved. Allora, se ho capito giusto, sto dicendo che negli Stati Uniti, quando un giudice viene approvato, successivamente non c'è una grossa formazione successiva. Quando è approvato diventa giudice, se ho capito giusto. Okay. I think that it's a very common, I'm going to call it complaint opinion, that judges are picking a pretty show dog that may or may not be able to work in harness, so a very generic dog, as opposed to a good working Malamute. Allora, se ho capito giusto, dice che quando un giudice sceglie un cane, in realtà non dovrebbe selezionarlo soltanto perché è un cagnolino corretto, carino, ma anche perché nella mente del giudice questo cane ha tutte le caratteristiche per svolgere al meglio la funzione per cui questo cane è stato selezionato. Sono d'accordo. They should be one and the same. E infatti il cane che vediamo nel ring in esposizione e il cane da lavoro dovrebbe essere lo stesso cane, come diceva prima, la differenza tra i golden da lavoro e i golden da esposizione. Nel Malamute tra ricerca un cane, un soggetto unico che abbia entrambe queste fasi, la fase lavorativa e la fase espositiva, che non sono due cani ma è un unico soggetto, un connubio delle due sezioni.
esatto. Anche perché alla fine la bellezza dovrebbe rappresentare lo standard, e lo standard alla fine rappresenta il cane che riesce a svolgere correttamente il proprio lavoro, no? Infatti, proprio prendendomi su questo fatto, volevo sapere qual è la sua opinione in merito allo stato attuale della razza. Cioè, lei pensa che negli ultimi anni la razza è migliorata o peggiorata? E se sì, perché? Pam, what is your opinion about the status of the breed nowadays? And could you tell us if, according to you, in these last years, the breed has improved or has got worse? I think that the breed goes up and down in quality. I don't think it stays the same. I think that once a fault is identified, breeders work to correct that fault. Allora, ritengo che la razza abbia degli alti e bassi. No, could you please, Pam, please? Yeah. Pam? So once they correct that fault, I think something else gets worse. And then we have to correct that fault. So I don't think things get terrible for a really long time, nor do I think they get good for a long time. Ok, praticamente la razza nello stesso periodo ha alti e bassi e gli allevatori ci lavorano sopra a questi alti e bassi e cercano di correggere delle cose, però nel momento in cui correggono delle cose probabilmente rischiano anche di perdere delle altre. Qui c'è un'altra So, domanda di Wim che si collega a questa risposta. yes, phenotype has changed. Sì, il fenotipo è cambiato negli Absolutely. ultimi anni. Assolutamente cambiato. Okay. Can you switch to the next picture, Maria? Yes? You think? No. Okay, that's not the one. I was looking for the one with the front. La foto con... But that's okay. Come Ilenia? La foto Che- che mostra l'anteriore. No. La foto che mostra? L'anteriore. Ok, aspettami, che... No, non... E which picture? Questa Pam? forse? Maybe this one? It was the dog with the straight. No, that dog's just a puppy. No, Che... qui la foto con l'anteriore. So one of the Aspettami. things that I see in the ring a lot here in the United States right now are dogs that don't have proper shoulder layback and lack Ok, of postpartum. una delle cose, una delle caratteristiche che vedo molto spesso nei cani qua negli Stati Uniti è il fatto che oggigiorno tanti cani non hanno una corretta angolazione della spalla e mancano di sterno sul davanti. Quindi devo far vedere So, sprite un'altra you know, volta. Aspetta. so Ok, when io the intanto dogs are moving, when the Yes, when the dogs I'm are searching the moving, pic. you know, do you see it? Yes, I'm searching the pic. Okay. So, you know, when the dogs are moving, you know, it may or may not look okay, but when they stop, they're stopping way over themselves. Almost the whole front end is up over the toes, way over. Ok, praticamente quando un cane muove potrebbe sembrare ok, ma quando si ferma si vede che si ferma nella maniera sbagliata proprio perché manca una corretta angolazione della spalla, che è quello che diceva prima. Quindi c'è that? I think bite. Let's see. No. So I think bites have gotten much better.
Maybe I didn't send it to you. Maybe I thought I did. Nope, I did now. There you go. I'm No, going to non te l'hai resend inviato. it to you. I think bites have gotten better recently in the United States. We used to have a lot of undershot, a lot of open bites. Those have gotten much better over the last 5 to 10 years. No, non ho sentito. I didn't hear you. So I was just saying one of the problems that we used to have were bites. And I think bites have gotten much better recently in the past 5 years or so. They've gotten much better. Ok, lei ritiene che comunque uno dei problemi degli ultimi anni era con i bites, penso che intenda la chiusura, penso. Sì. Pam, do you mean the bite, the teeth, right? Correct. Yes. Uno dei maggiori problemi che ha visto negli ultimi anni erano delle chiusure sbagliate, però questo è andato fortemente migliorando nell'ultimo periodo. Ok. So I think recently one of the things that we have been seeing are dogs that are too short in leg. And I see that trending towards getting better as well. E una delle cose che noto maggiormente oggigiorno è che i Malamute attuali sono molto corti di zampa, che hanno poca zampa, e questo poi va a implicare anche una scorretta gestione del movimento. Sì. Okay. Ok, c'è qualche caratteristica che invece pensa che sia migliorata? Are there some other features that you think are improved in these last years? You just say some features that got worse, something that has improved in the Malamute nowadays? I'm still going to stay with bites. I think have gotten better. I think front movement has gotten better, but I think we still lack in shoulder layback. Allora, dice che sicuramente, come ho detto prima, la chiusura dei denti e le chiusure sono notevolmente migliorate rispetto a tempo fa. L'angolazione della spalla, anche se comunque non corretta, vede comunque dei soggetti che tendono a migliorare il movimento dell'anteriore, la gestione dell'anteriore rispetto a un po' di tempo fa. Ok. Su questo, parlando proprio di lavoro, no? Cioè, secondo lei, quali sono le caratteristiche fondamentali in una razza da lavoro da traino pesante? Okay, Pam, according to you, which are the main features in a breed that is a heavy pulling breed, a sled dog breed? Which are the main features for a sled dog breed? So for a Malamute, which is a sledge dog, they need to have heavy bone, feet, length of leg, muscle. Allora, per il Malamute, che è una razza da traino pesante, una razza da slitta, le caratteristiche principali sono la sostanza, e la forte ossatura, i piedi, la sostanza e la muscolatura. Sì. So, they need to have balance in order to move heavy weights. Devono essere bilanciati per muovere nella maniera più corretta possibile. So the picture that you have here is a bitch. I think in this picture she's probably 3 or 4 years old. She had nice length of leg, Nella foto nice bone, big feet. I hated her head, hated her tail. Ok, nella foto che vedete qui è una femmina, probabilmente di età compresa tra i 3 e i 4 anni. Vedete che comunque ha una buona lunghezza di zampa, una buona ossatura, un buon piede, but non gli piace la testa, non gli piace la coda, Pam. Ok. But she moved well.
I mean, she moved very Ma well and nonostante very ciò balanced. lei muove molto, molto bene perché è fortemente bilanciata e per questo muove molto bene. Okay. Sì. I think the next picture. Um, Ok. so this is an 11-year-old dog, and a little excited in the ring, as you can see, with his head way up, compared to the picture in the bitch where she had her head more level. Questa è una foto di un cane di 11 anni, è leggermente sovraeccitato nel ring, come potete vedere dalla sua testa che è leggermente sovraelevata rispetto al livello a cui dovrebbe essere. Per questo motivo si discosta leggermente dalla foto in movimento che avete visto della femmina precedentemente. So C'è sempre sled dogs, working dogs should move with their heads down, not up. I cani da lavoro e i cani da slitta dovrebbero muovere con la testa in linea più bassa rispetto a questo che vedete nella foto, più bassa proprio che fa una linea con la dorsale. Ok, qui c'è sempre una domanda di Evers che chiede cosa trova di sbagliato nella testa della femmina di prima. I didn't like it. Nothing wrong with it, just didn't like it. E non c'è niente di sbagliato, ma semplicemente a me non piace. Ok. Una domanda che volevo fare, no? Cosa fa la IMCA per l'Alaskan Malamute? What is now doing AMCA for the breed? So AMCA is, of course, the parent club with the American Kennel Club. So it is our job to help breeders help the breed and to see the breed in good light, and to be good breeders. Allora, il nostro compito principale come AMCA è quello di aiutare gli allevatori, aiutare la razza, far sì che la razza sia sempre in buona luce e aiutare gli allevatori. So as president of the club, it is my job to represent the membership, and to do that and make sure that the breed stays in good light, with the AKC, with the public, as well as with other breeds. We do that with specialties. We do that through sportsmanship, and providing information to breeders. Ecco, allora, il mio compito come presidente del club è quello comunque di sostenere tutti i membri del club, far sì che la razza sia sempre in buona luce agli occhi del Club of America, agli occhi del pubblico comunque di tutte le persone. And what did you say at the end, Pam? To provide information to the breeders. Ok, e anche fornire agli allevatori tutte le informazioni necessarie. Guarda, qui c'è un'altra domanda. So in being president, it's not about my dogs or highlighting a particular breed line or being political at dog shows. Very few judges know who I am, so it doesn't matter anyway. But doing it for the breed. Ok, e se ho capito giusto, sta dicendo che comunque lei non lo fa per i propri cani, non lo fa per le sue linee, ma lo fa, il suo proprio compito dentro l'AMCA, lo sta facendo per la razza. Beh, infatti questo è il mio pensiero personale, cioè seguendo un po' dall'Italia tutte le iniziative, no? Anche quando fanno le national, ho visto che comunque fanno dei seminari molto, molto belli, no? Dove danno un sacco di informazioni a tutti gli allevatori. Comunque vedo unione. Se glielo vuoi dire a Pam. Che cosa, scusami, la domanda?
No, no, era solo un mio pensiero, che seguendo dall'Italia comunque l'AMCA, no? Cioè quello che passa attraverso gli schermi, no? È comunque di un club unito, comunque di tanta passione, cioè si vede dai video delle National che comunque è tutto organizzato molto bene, che fanno dei seminari molto interessanti per tutti, ecco. Okay, Pam, Maria is saying that what we can see from Italy, what we can see about the AMCA is that AMCA is full of passion. All the specialties that we can only see in the videos are very well organized. You do a lot of seminaries, very interesting. So we can see from here that you and the AMCA is very um, very strong also the feeling between people. It is. It's like a family. Um, the people that put the shows on, that are in charge of those shows, work really hard to make those events what they are. Ed è proprio così come hai detto tu Maria, infatti siamo come una grande famiglia, le persone, tutti quanti lavorano duramente per questi eventi, per questi seminari, per tutte le attività che organizziamo, lavorano duramente affinché siano eventi riusciti per tutti, cioè per tutti quanti proprio, destinati a tutti quanti. E appunto tramite le National ho notato che comunque ci sono varie prove di lavoro, no? Quindi che praticano il way pooling e queste attività importanti per la razza, no? E è proprio quello che volevo chiedere a Pam, è quanto è importante la prova lavoro in un cane come l'Alaskan Malamute? Pam, how much is important the working test, working proof for a dog as the Alaskan Malamute? I think it's very important. I mean, that's where I started. So, coming from golden retrievers, I specifically sought out a line of a breed line that was winning in the ring, but was also actively working. E penso che la prova di lavoro, comunque la parte del lavoro in questa razza sia molto importante, sia fondamentale ed infatti, come avevo detto prima, è proprio da questo principio da cui io sono partita e ancora quando vedevo i Golden Retriever, che secondo me non devono essere razze separate, ma la parte lavoro era così importante che doveva essere una cosa unitaria nella stessa razza. Per cui per me è molto importante la prova di lavoro nell'Alaskan Malamute. E sono proprio So tanto this is a d'accordo. picture of a male that I had in the 90s. He Questa è una did foto di un sledding, maschio he che did avevo weight negli anni pulling. 90. Questa è una foto di un maschio che avevo negli anni 90 e faceva anche white pooling. This is a picture of him doing agility. He did agility courses and did very well there. He loved it. E in questa foto lo vedete mentre faceva agility, lui la faceva molto bene, si divertiva, faceva anche agility. Oh, slitta. Yeah, just sledding, just a couple of dogs. Back when I was younger, I used to do a couple more, but kind of limit myself now. The Malamutes are way too strong for me to take a team out. Questa è una foto di 2 cani mentre tirano la slitta e quando ero più giovane facevo molto più queste attività anche con più cani, adesso purtroppo adesso mi limito invece a fare un po' di meno di queste attività. Bellissimi. Way pooling. Yeah. So I find for me that weight pulling is one of the events that I enjoy a lot. I find that my dogs enjoy it. This was one of the first dogs that I weight pulled. This was out of my very first breeding, a male out of my first breeding. He consistently pulled about 3,000 pounds. Allora, l'attività di white pooling è una delle attività in cui io mi diverto di più e vedo anche che i miei stessi cani si divertono tantissimo. Questo cane che vedete qua è uno dei primi cani allevati da me e ha detto anche quanto riusciva a tirare, però non
How much, Pam? How many pounds? I think it would be about 1,400 kilos. Circa 1,400 kilos. See? Yeah. 140 kg. Beh, 40 kg, ok. No, 1,400, ok. è un He worked cane bello hard. forte. Yep. Un toro. Do we have another Eccolo. one? I think. Yeah. Yeah. So this is tornado weight pulling. He Ecco. was also a very natural weight puller. Had good form, as you can see, where he's reaching and head down. You know, he's probably not pulling a lot right now, just Allora, based on his form. questo è Tornado, mentre anche lui qua stava svolgendo l'attività di white pulling. Lui è sempre stato un white puller, quindi naturale, lo faceva con molta naturalezza. Vedete qua anche la giusta posizione, la giusta maniera la maniera efficace con cui il cane svolge il suo lavoro. Vedete come distende le arti anteriori e anche la giusta posizione di testa e collo. E saltano all'occhio i piedi, che trovo fantastici. Pam, we see also a very nice feet here in the picture while he is pulling. Yep. Yeah, you can see his feet are very thick. Vedete che And i piedi those sono back molto, toes molto he's alti. spreading. Vedete che i piedi sono molto alti Yeah, e even though he's spessi. spreading his toes for traction. Praticamente sono molto alti e spessi e anche il piede posteriore che proprio sta facendo forza per tirare mantiene la forma, non si allarga proprio, e questo indice che questo è un piede fortemente corretto ed è un piede di un cane conformato per svolgere l'attività per cui è stato selezionato. Sì. Qui Vincenzo commenta, da questa foto è evidente l'estensione dell'anteriore. And from this picture, we can see also the front leg, the lay back of the front leg, how the front leg is reaching the ground while the dog is pulling. Yep. Proprio su questa foto, proprio su Tornato, come mai un cane come Tornato non ha avuto la stessa risonanza che hanno avuto Jacob e Brady? Pam, why a dog as Tornado hadn't the same resonance as Jacob and Brady had? I think it's more me than it was him. You know, the goal in showing this dog and getting him out was not to be number one or number two or anything like that. It was always to have him doing what he liked to do. And as you can see, one of those things that he liked to do was weight pull. Ok, e penso che il motivo di questo fatto qua non dipendesse dal cane in sé, ma è dipeso più che altro da me e dal fatto che quando io iniziai ad esporre e continuai ad esporre questo cane, il mio obiettivo non era quello di diventare il numero uno, il numero due o cose simili, ma piuttosto di fare quello che a me piaceva fare e quello che per cui esporlo per esporlo e quello che piaceva fare al cane, pertanto fare attività di white pulling. So, Okay. you know, not taking anything away from other dogs, but people tend to know dogs that are out there winning the most because they're winning. Questo molte volte succede una cosa diversa per altri cani. Le persone sostanzialmente vanno dietro ai cani vincenti soltanto perché vincono. So Vero. sometimes as a breeder, we have to look in what people have in their backyards because it may not be what's in the ring that's best for your bitch. No, sorry Pam, could you repeat this, Ho please? capito io.
Io no. Ho capito io. Pam ha detto che molte volte come allevatore è molto più importante vedere quello che le persone hanno nel giardino, no? Quindi un cane che sta in giardino piuttosto che il cane che sta vincendo, perché non è detto che possa dare la... Essere quello più adatto alla propria femmina. Esatto. E su questo sono molto d'accordo. Mando avanti. Ecco, un po' di show. Oh, yeah. This was one of his first specialty wins. I think he's 20 months old in this picture. Ok, questa è stata una delle nostre prime specialty e il cane aveva circa 21 mesi quando ha vinto questa specialty, nella foto, 21 mesi. Ok, il nome per comunicarlo a chi ci segue. The name of this dog? This is Tornado. È sempre Tornado questo. Sempre tornato. Sempre. Ah, And same. So this is at Westminster with him. So one of my goals when I started in Malamutes was to go to Westminster. Uno dei miei obiettivi quando ho Um, iniziato a studiare Malamut è stato quello di andare a di quello di partecipare a Westminster. as a child, my grandmother had dachshunds and that she showed, and she took one of them to Westminster, and it was a big deal. Perché mia nonna, se ho capito giusto, aveva dei bassotti e la vedevo che li esponeva a Westminster, per cui da quella volta per me è sempre stato un grande obiettivo riuscire a fare lo stesso con i miei cani, con la mia razza, per cui partecipare a Westminster. beh, come So I dargli wanted torto. to follow. I wanted to follow in her footsteps, and so that's Tornado, and I went. E infatti ce l'abbiamo fatta, infatti qua siamo io e Tornado mentre stiamo raggiungendo, stiamo proprio concretizzando questo mio obiettivo. This is a dog that I bred. This is a Tornado nephew. Questo è un cane che mi ha allevato da un nipote di zio di Tornado. Tornado è lo zio di questo cane. He's also a specialty winner, has done a lot of winning here in the United States. E anche lui è un vincitore, è stato vincitore alla specialty e fece molti punti, molti risultati interessanti nelle esposizioni negli States. Allora, qui ingrandisco perché si vede veramente molto piccolo. Yeah, Ok. it's not the best picture. This is the bitch that I kept when I bred to Sprite the second time. So when I bred to Sprite just 3.5, 4 years ago, this is the bitch that I kept. Unfortunately, she was injured as a puppy, and so I'm unable to show her. But she's been a very nice brood bitch for me. Ok, questa non è una foto delle migliori, però rappresenta la testa di una femmina che ho ottenuto da uno degli ultimi accoppiamenti di Sprite. Purtroppo questa canina qua si è infortunata in età molto giovane e pertanto non ho mai potuto esporla, però ritengo comunque, a prescindere da ciò, che sia una notevole cagnolina, un notevole soggetto. One of the favorite things are her ears. You see how thick her ears are? Una delle cose che preferisco di più in questa femmina sono le sue orecchie, infatti potete vedere come queste orecchie siano spesse e ricche di pelo. Sì. Allora. Ok. So this is a bitch that is very typical of breedings 10 years ago. So she was out of my outcross bitch back to a storm cloud dog.
You can see, and she's quite young in this picture. You can see her chest hasn't quite fully developed, but great bone, great feet, nice tail set, great neck arch, very nice bitch. Ok, questa è una delle femmine che proviene sempre da una linea Storm Cloud ed è frutto del mio outcross e mi piace moltissimo questa femmina per le sue caratteristiche che sono le stesse di cui vi elencavo prima l'importanza. Vedete la fortossatura, i piedi, la lunghezza delle zampe. Questa è una femmina che mi piace proprio tanto per i suoi caratteri, che sono quelli che Pam ricerca sostanzialmente. So this is what I chose to do with my outcross. I went out and got specific characteristics and then came back to the line that I was familiar with, back to the Storm Cloud E line. proprio questo è quello che io cerco di fare, ho cercato di fare nell'outcross, recuperare certe caratteristiche. Bellissima comunque. So in 25 years, this is the only non-gray and white dog I've ever had. Sorry, Pam, in 25 years, this is only This is the only not gray and white dog, the only seal dog I've ever had. Ok. E in 25 anni che allevo, questo è l'unico cane non bianco e grigio che ho avuto, che ho allevato, insomma. L'unico Malamute non bianco e grigio. Questo. Yep. So he is one of my working dogs. So he loves to weight pull, loves to sled. He's a champion. He does everything a Malamute's supposed to do. Questo è uno dei miei migliori cani da lavoro, è un cane che fa white pull, è un cane che tira la slitta, praticamente lui fa tutte le attività per le quali un Malamute si suppone tutte le attività che un Malamute si suppone sappia fare. Qui c'è una domanda di Vincenzo, credo, riferito alla testa di prima. Se la sorella di Neve. No. No. E poi c'è un'altra domanda. No. Go ahead. Se gliela traduci, Lenia, per favore. Pam, Sandro Seccia is asking in which way is considered in America, okay, the work of selection that is now made in Italy. What do you think? What the American breeders think about the Italian breeders' work? The American opinion or the Italian breeders' work? I don't know that. Yeah, I don't know that there is one single opinion. I mean, it's, you know, every breeder is doing their own work and their own, you know, responsible for their own breeding. So I don't know that there is one opinion. Non penso ci sia un'unica opinione, infatti. Sorry, Pam. Why do you think there is no and only one opinion about it? Because everybody has their own. Everybody has their own opinion. Perché semplicemente non c'è un'unica opinione unificata per questo, perché ognuno ha la propria opinione sostanzialmente. Vero. Questa è una foto che trovo veramente bella, no? Esprime amore, esprime emozione, cioè esprime un rapporto tra lei e il cane veramente speciale. This is a special picture that only seeing this picture, everyone can see the strong feeling between you and your dog. Yeah, so this is at Westminster. This picture was taken by the New York Times photographer. So we were in the newspaper when we were there. So that's when this was done.
questa foto è una foto a cui Pam è molto legata perché è una foto sempre fatta a Westminster ed è stata scattata da uno dei fotografi di... Oddio, mi sfugge il nome, cosa ho detto? Uno dei fotografi di... Ho sentito il newspaper, può essere? Esatto, sì. Infatti, sì, della rivista, infatti questa foto è anche comparsa su questa rivista che ha appena menzionato Pam. He still does this. He's almost 13 years old and he still kisses me just like this every day. E adesso, ritornato comunque, oggi ha 13 anni, si comporta allo stesso modo e ogni giorno mi dà i baci come questa volta qua a Westminster. Fantastico. Qui c'è un commento di Vincenzo, se glielo vuoi tradurre. A common characteristic in all your dogs, Pam, is that all your Malamutes has got a strong front angulation, a strong front, a strong shoulder angulation. It's not a question. Okay. Pam, Okay. Okay. Can you ask it one more time? No, this wasn't a question. It was just a comment. Vincenzo was saying that Okay. what we can see in all your dogs is that all your dogs has got a strong front. Yep. Allora, qui c'è un commento di Wimivers. Except that one. Una domanda che abbiamo fatto a tutti, no? Un po' la domanda di rito. Qual è il cane del passato che vorrebbe fosse nato oggi? Pam, which dog of the past would you like to bring back from the past to your today, and for which reason? So I think the dog that I would bring back was a bitch that I've bred in my first breeding, Tricks to Sprite. Allora, she was very balanced. Go ahead. Ok, il cane che penso vorrei riportare indietro dal passato è uno dei cani di uno dei miei primi accoppiamenti, che è stato l'accoppiamento di Trix per Sprite. Questo cane era fortemente bilanciato. She was very balanced, big bone, big feet, nice length of leg, not a very long loin. She was a great brood bitch. She didn't like to show, but she liked to sled. Era il cane di cui vi sto parlando, era una femmina molto bilanciata, anche qui una corretta lunghezza di zampe, corretta ossatura, non era troppo lunga di rene, non le piaceva troppo essere esposta nel ring, però sicuramente amava tirare la slitta. Okay. And I would bring her back because with the knowledge that I have now, I would probably have bred her a little bit differently than I did back then. E vorrei riportarla qua dal passato perché con le conoscenze che ho oggi, molto probabilmente la utilizzerei in allevamento e la farei riprodurre in una maniera leggermente diversa rispetto a quello che feci all'epoca. E niente, io cioè, penso che tutto quello che ha detto finora è veramente coerente, no? E io vorrei fargli una domanda, cioè, c'ha qualche aneddoto particolare che vuole raccontarci? C'è qualcosa che gli è rimasto nel cuore nel tempo che ha vissuto insieme a questi Malamut? Okay, Pam, maybe do you have some little story that you had pleasure to tell to us? Maybe some experience, some of your experience from the past that you still keep in your heart of your life with these dogs, with the Malamutes.
Sure. So I think earlier we showed you a picture of a dog that I did agility with, a Malamute that I did agility with. He was a very special dog to me. And when we did agility together back then, because they were off lead, it was very unusual to have a Malamute in agility. Ok, sicuramente un pezzo del mio cuore è sicuramente uno dei cani, le foto che ho visto prima, che era il cane che saltava l'ostacolo in agility. Sono molto legata al periodo che ho fatto agility con questo cane perché mi ricordo che all'epoca presentarsi a fare gare di agility con un Malamute era un po' inusuale. So when we would go to agility shows, quite often everybody would just, you have this big male Malamute there. It was unusual. Ed And I infatti showed him one time outside. Infatti, ogni volta che andavamo a partecipare alle gare di agility, tutti quanti come noi arrivavamo, si giravano e dicevano: "Oh mio Dio, c'è un cane che fa agility, comunque un cane grande come un Malamute". Infatti nessuno se l'aspettava. Era particolare vedere Pam, questo cane, fare agility. Anche perché dalla foto salta tanto. So we were outside and it was windy and all of the fencing fell down Infatti un giorno eravamo fuori that surrounded the agility ring. dal ring, dal campo di agility, ed era una giornata molto, molto ventosa, c'era un forte vento e tutte le staccionate, tutte le stecche caddero a terra. So much to everyone else's surprise, I decided to still run him with no outside fencing. E tutto quello che maggiormente colpì sorprese le persone è che nonostante ciò io comunque decisi di far correre il cane, far fare comunque il percorso al cane. Sì. And for those of you that have Malamutes, you know what they're like in the cold. It was cold and windy. E per tutti quelli che e tutti quelli che hanno Malamute sanno cosa vuol dire lavorare nel freddo, sanno cosa vuol dire lavorare nel freddo e nel vento. Sì. And he loved tunnels. And this course had 2 tunnels. Maria, questo non l'ho capito. Se l'hai capito tu, cosa è riuscito a ottenere? Penso tu Sì. 2 It titoli, had è 2 riuscito ad tunnels. ottenere Ah, 2 ok, quindi titoli. nonostante le condizioni è riuscito ad ottenere 2 titoli. And he went Esatto. in one and came out, went in the other one. Went in one and out and in the other one. Round and round. And I couldn't catch him. E a un certo punto il cane ha iniziato a correre da tutte le parti e lei non era più in grado di riuscire a riprendere perché ormai il Malamute era partito a correre e non riusciva più a recuperarlo. So I finally, and the judge was not very happy because I couldn't catch him. And so I finally had to dive on him. E il giudice non era per niente contento di questa scena perché lei cioè, passava il tempo e non riusciva proprio a recuperare il suo cane. Molto Malamute. Sì. Yep. Decisamente. Allora, una domanda di Vincenzo, se gliela traduci, se è favorevole nel ripetere gli accoppiamenti. Okay. Do you think that could be a good idea repeat the same breeding combination? So do the same leader more than one time. I have done that twice. Both times that I did it, the first litter and the second litter were nothing alike. For an example, I bred a litter. Well, this would be with the bitch that I brought back. It was the first time I had repeated a breeding. Allora, l'ho fatto 2 volte e in tutti e 2 i casi la seconda cucciolata non era per niente venuta simile alla prima.
So the first time I did the breeding, we had 11 puppies. And out of those 11 puppies, we finished 5 before they were 12 months old. Non ho sentito, mi ho perso un pezzo. You had 11 puppies and then? And we got 5 American championships before they were 12 months old. Ah, ok. Stai descrivendo uno di queste 2 volte che ha ripetuto, ha fatto una repeat litter, praticamente della prima cucciolata, della prima cucciolata, su 11 cuccioli, 5 chiusero il campionato in giovanissima età. Cioè, questo per dire che la prima volta era veramente venuta una cucciolata di notevole qualità. Molto, molto meritevoli questi cuccioli, questi cani. The second time we did the breeding, we got 4 puppies that were nothing like any of the others, and they were all sold to pet homes. Nothing like it. Ok, quando poi ha fatto il movimento questo accoppiamento, ha avuto una cucciolata di soltanto 4 cuccioli che non erano per niente simili ai fratelli precedenti e comunque non ha visto niente di meritevole in questi cuccioli, tant'è che sono tutti andati a fare cuccioli dei pet, nessuno ha fatto esposizione, nessuno ha fatto risultati, sono cuccioli da cani da casa sostanzialmente, per cui un mondo completamente opposto alla prima litter. So I learned if there's something in the litter that you like, keep it. Don't bank on repeating it and getting something that you like again. E da qui ho imparato che se in una cucciolata c'è qualcosa che ti piace, tienilo e non sta a pensare di poter ripetere per riavere quello che invece ti piace già ora. Tieni quello che hai, tieni quello che ti piace, che non ti verrà fuori una seconda volta uguale. Vero. Qui c'è una domanda di Carmen Obregón. E io intanto lo traduco in italiano, cioè in che percentuale negli Alaskan Malamute Dash Show, vincitori nel 2019, nella tua opinione, potrebbero essere abili a svolgere il loro lavoro? Per esempio, prenderli nella neve, metterli sulla neve e farli trainare 300 kg. Gliela leggi? We're answering this question, correct? I say in Italian for the people. Okay. Can you So 300 kilos in snow can be difficult. What percentage? I wouldn't have any idea. I think a lot of people today don't put their dogs in harness, and so that makes it very difficult for me to answer that question because they haven't been exposed to a harness. And so I would have no idea. Ok, mi risulta molto difficile rispondere a questa domanda perché comunque 300 kg sulla neve sarebbe comunque molto difficoltoso. Non si può parlare tanto di percentuali perché il problema è che tanti espositori, tanti allevatori, tanti proprietari di cani che vengono esposti semplicemente nemmeno fanno mai indossare un imbrago a questi cani. Per cui non sta tanto la domanda nel dire quanti cani sarebbero in grado, ma sarebbe più corretto dire quante persone fanno lavorare i cani. E anche su questo sono assolutamente d'accordo. Per cui è impossibile rispondere a questa domanda, non ho idea. Io voglio chiedere a Tom se ha qualcosa da aggiungere, se c'è qualcosa che vuole raccontarci ancora. Pam, would you like to tell us something more? No, that's okay. There's a lot of stories, but that's okay. Ok, niente, io ragazzi, se avete qualche altra domanda, perché non voglio approfittare della disponibilità di Pam e di Lenia. Quindi io penso che questa sera vi hanno dato veramente un grande regalo, no? Perché comunque ascoltare le storie di
persone con questa esperienza, con questa passione, siano veramente delle gocce da custodire. Vincenzo che chiede quando viene in Italia. Pam Vincenzo is asking when you will come to Italy. Hopefully next year. Mhm. Ok, e niente, io vorrei ringraziare tantissimo Pam perché veramente è stata una serata meravigliosa. Sono molto contenta di tutte le cose che ci ha raccontato. È una persona che stimo molto, che ammiro e aver condiviso quest'oretta di chiacchiere, di racconto con lei è stato veramente un onore. Io, Ilenia, a te ti ringrazio veramente tanto per la tua disponibilità, per il tuo impegno, insomma, comunque ci avete regalato il vostro tempo e veramente grazie. Spero che Pam e te siate state contente, che abbiate passato una piacevole serata e vorrei veramente ringraziarvi dal profondo del cuore, seriamente. E glielo posso tradurre a Pam questo? Certo. Okay. Maria is saying that, she thank you a lot to have spent your time here with us this evening. We hope that you had a nice evening here with us here at Malamut in Drops. We are very happy to have listening to you and your words and your stories and also your point of view about the breed. So we thank you a lot for your time. Thank you. Thank you for the invite. I appreciate it. Ringrazio anche Vincenzo voi, ringrazio Elisa Bardetti, ci sono un sacco di saluti che vedrete poi con calma, digli solo questo per ultimo. Okay. There are a lot of comments, a lot of people writing you, "Hi, Pam. Thanks, Pam." So then when you will watch the video again, because this video will be recorded and available on Facebook, you will see also all the comments, so you can read them. Okay. Thank you. Thank you, Pam. Big kisses to the You're United welcome. States, Thank you. to your dogs. Grazie mille Ilenia, io vi Thank you. saluto e veramente grazie, grazie, grazie. Ciao. Ciao. E niente, io penso che questa sera, ragazzi, è stata veramente speciale. Io approfitto di un minutino solo per dirvi che domani e dopodomani saremo nell'Esposizione Internazionale di Orvieto, ci sarà anche la speciale, quindi saremo tempo permettendo e soprattutto connessione permettendo in diretta dal ring degli Alaskan Malamute per condividere con voi un po' fuori del ring, insomma, come preparano i cani, tutto quanto, e uno sguardo dal bordo ring durante la gara. Inoltre volevo ancora ringraziarvi a tutti per essere per essere spesso qui con noi, per condividere con noi questa cosa. Susi questa sera ha avuto problemi di connessione, quindi non è potuta stare qui con noi. E volevo dirvi, il nostro intento è quello di condividere una passione con tutti voi, imparare tutti insieme, perché il Vangelo del Malamut non ce l'ha in mano nessuno, però prendendo piccole gocce da ognuno di loro possiamo farci un'idea ben chiara di cos'è l'Alaskan Malamut, no? Con questo io vi ringrazio, vi saluto e ci vediamo domani e dopodomani in diretta dal Ring dei Malamut. Buona serata.